In una città immensa, dove milioni di persone si incrociano ogni giorno, è fin troppo facile sentirsi invisibili. Ciao, sono Rossana e oggi vi porto una storia che vi toccherà il cuore. Per una bambina di 9 anni, questa invisibilità può diventare un silenzio assordante. Lei si muoveva tra la folla, ma nessuno sembrava vederla. Questa non è solo la storia di una bambina dimenticata, è la prova che gli angeli custodi non sempre hanno le ali. A volte gestiscono una vecchia libreria all'angolo e hanno un cuore pieno di gentilezza. Rimanete con me per scoprire come un uomo che pensava di aver perso tutto ha trovato la forza di salvare una bambina che non aveva mai avuto nulla. Si chiamava Maya, un nome che significa illusione e mai fu più appropriato. Ogni mattina, alle 7:45, usciva da un palazzo grigio, lo zaino troppo pesante, lo sguardo fisso sul marciapiede. Non c'era una mano da stringere, nessuna voce a dirle buona giornata. Sua madre era un fantasma, consumata dalla povertà. In Italia la loro è una delle tante storie silenziose di bambini che vivono in povertà assoluta. Il tragitto verso la scuola era solitario. Passava davanti al panificio, ignorando l'odore del pane caldo. Passava davanti al parco giochi, dove le risate dei bambini sembravano provenire da un altro pianeta. E poi passava davanti alla sua oasi, la libreria Mondi Sconosciuti. L'insegna era sbiadita, la vetrina impolverata, ma per Maya era un punto fermo. Lì dentro vedeva pile di libri che promettevano avventure in mondi dove nessuno era mai solo. A scuola era invisibile. Ultimo banco, vicino alla finestra. La sua mente vagava lontano, perché la realtà era troppo dura. I suoi voti stavano crollando, ma nessuno se ne accorgeva. Durante la ricreazione si appoggiava al muro del cortile, guardando le madri che arrivavano con un abbraccio e una merendina. Per lei non c'era mai nessuno. Tornare a casa era peggio. L'appartamento era freddo e silenzioso. Sua madre a volte c'era, a volte no. Maya aveva imparato a sbrigarsela. Un pezzo di pane, i compiti fatti al tavolo della cucina. La sera stringeva un coniglietto di pezza senza un orecchio, sentendosi persa. Non poteva sapere che qualcuno, da lontano, aveva intercettato il suo SOS. Dall'altra parte della strada, dalla vetrina della sua libreria, un paio di occhi seguivano quel piccolo fantasma ogni giorno. Era il signor Elio, un uomo che sembrava fatto della stessa stoffa dei suoi libri. Pagine ingiallite, una copertina vissuta e tante storie silenziose nelle sue rughe. Aveva superato i 70 anni e si era rifugiato lì dentro, lontano da un mondo che non riconosceva più. Aveva perso sua moglie anni prima e il silenzio era diventato il suo unico compagno. Aveva notato Maya mesi fa. Era sempre sola, lo zaino troppo grande, le scarpe consumate, ma più di ogni altra cosa, Elio aveva notato i suoi occhi, una tristezza adulta che una bambina di 9 anni non dovrebbe conoscere. Così, ogni mattina alle 7:45 si metteva vicino alla finestra, fingendo di spolverare un libro, e la guardava passare. E ogni pomeriggio, alle 16:10, era di nuovo lì. In quella bambina rivedeva la sua stessa solitudine. Si era chiuso al mondo, convinto che la gentilezza non servisse più a niente, ma vedere Maya era come guardarsi in uno specchio. Non sapeva come si chiamava, né nulla di lei, ma sapeva leggere i segni. Si era accorto che la madre era sparita del tutto. Sentiva una rabbia sorda crescere contro un mondo che lasciava appassire un fiore così piccolo. Ma cosa poteva fare un vecchio libraio? Sembrava una battaglia persa. Eppure non riusciva a smettere di guardarla, era diventata una sua responsabilità silenziosa e presto osservare non sarebbe più bastato. L'autunno arrivò all'improvviso, con un vento gelido e una pioggia sferzante. Elio vide Maya uscire di casa con solo una felpa leggera, bagnata in pochi istanti. Quell'immagine gli spezzò il cuore. La sua impotenza si trasformò in determinazione. Doveva fare qualcosa. Il giorno dopo il tempo era ancora pessimo. Prima che Maya uscisse, Elio agì. Prese un piccolo ombrello rosso nuovo e lo lasciò aperto a metà su una panchina di pietra che lei incrociava ogni mattina. Sembrava dimenticato lì. Poi tornò in negozio, col cuore in gola, e si mise ad aspettare. Puntuale, alle 7:45. Eccola. Testa bassa. Vide quella macchia di colore nel grigiore. Si fermò. Si guardò intorno, nervosa. Non c'era nessuno. Esitò un attimo, poi si avvicinò, afferrò l'ombrello e se lo strinse al petto, riprendendo il cammino. Dietro la vetrina Elio sentì un calore che non provava da anni. Era solo l'inizio.
Quel primo gesto aprì le porte a una catena di piccole gentilezze anonime. Qualche giorno dopo, sulla stessa panchina, Maya trovò un sacchetto con una brioche alla crema ancora tiepida. La divorò. Un'altra volta trovò un libro, Il piccolo principe, abbandonato lì. Lo raccolse e lo mise nello zaino con cura. Ogni piccolo regalo era un messaggio in bottiglia. Elio non sapeva se lei capisse, ma non importava. Era il suo modo per dirle: io ti vedo, non sei sola. Era diventato il suo rituale segreto. Se la vedeva tremare dal freddo, il giorno dopo compariva una sciarpa di lana. Se le scarpe sembravano sul punto di rompersi, trovava dei calzini caldi. Non era più solo il libraio solitario, era un angelo custode invisibile che combatteva la solitudine di Maya con piccoli miracoli quotidiani. E Maya, pur senza sapere da dove arrivasse quella magia, iniziò a camminare con la testa un po' meno bassa. Forse un po' di gentilezza nel mondo esisteva ancora. I gesti di Elio erano cerotti su una ferita profonda, potevano dare un sollievo temporaneo, ma non potevano guarirla. La situazione di Maya stava per crollare. Sua madre sparì del tutto e l'appartamento divenne perennemente vuoto. E poi Maya smise di andare a scuola. Il primo giorno di assenza, Elio pensò a un'influenza, il secondo iniziò a preoccuparsi. Al terzo giorno l'ansia era un nodo allo stomaco. La finestra del suo appartamento, di solito illuminata, era sempre buia. Elio sapeva che ogni ora che passava il rischio aumentava. La sua routine di osservatore non serviva più. A cosa servivano i regali se lei non usciva? La sua invisibilità era diventata totale. Passò una notte insonne, immaginando il peggio. E se avesse avuto fame, se fosse caduta? Il senso di colpa lo divorava. Aveva visto tutto, ma era rimasto a distanza. Ora la sua paura di interferire rischiava di renderlo complice. La mattina del quarto giorno si guardò allo specchio e decise. Doveva diventare un soccorritore. Fece una cosa che lo terrorizzava. Sapeva di dover chiamare i servizi sociali, ma la burocrazia lo spaventava. Maya aveva bisogno di aiuto, subito. Poi gli venne in mente il suo vecchio amico, Pietro, un volontario per un'associazione che si occupava di bambini in difficoltà. Trovò il numero e con le dita tremanti chiamò. Spiegò tutto, senza dire il suo nome, descrivendo l'appartamento, la bambina, la sua assenza. Ma dopo aver riattaccato sentì che non era abbastanza. Non poteva aspettare. Doveva fare qualcosa lui, in prima persona. Spinto da un coraggio che non pensava di avere, chiuse a chiave la libreria, cosa che non faceva mai, e attraversò la strada. Il cuore gli batteva all'impazzata. Si sentiva un vecchio pazzo che si immischiava negli affari degli altri. Ma poi pensò a Maya, sola, in quella casa buia. E ogni dubbio svanì. Arrivò davanti al portone, prese un respiro profondo ed entrò. Il corridoio era buio e sapeva di umido. Elio salì le scale. Terzo piano, la porta dell'appartamento di Maya. Si fermò, poi notò. La porta era socchiusa, una piccola fessura scura. Con il cuore in gola la spinse. Si aprì senza fare rumore. Permesso? Sussurrò. Silenzio, un silenzio pesante. Entrò, passo dopo passo, in un piccolo mondo di abbandono, disordine, piatti sporchi, vestiti ammucchiati. Poi la sentì, un lamento debole da una stanza in fondo. La trovò. Maya era rannicchiata nel letto, tremante sotto una coperta sottile. Era pallida, con le guance rosse per la febbre. Accanto a lei il suo coniglietto di pezza. In quel momento ogni paura svanì. Vedeva solo una bambina che aveva un disperato bisogno di aiuto. Si avvicinò piano. «Ciao», le disse con la voce più dolce che riuscì a trovare. «Non avere paura. Sono Elio, quello della libreria». Maya aprì gli occhi a fatica. Lo fissò, confusa. «Ho freddo», sussurrò. «Lo so, piccola, adesso ti aiutiamo». Elio le toccò la fronte. Scottava. Le sistemò la coperta e si sedette sul bordo del letto, iniziando a parlarle a bassa voce. Le raccontò di libri e storie fantastiche, riempiendo quel silenzio terribile con il suono tranquillo della sua voce. Rimase lì, finché non sentì le sirene. L'aiuto stava arrivando. Quando i paramedici e gli assistenti sociali entrarono, trovarono una scena inaspettata, un vecchio libraio che teneva per mano una bambina febbricitante, raccontandole di principi e pianeti lontani. L'angelo custode si era finalmente mostrato. Non era sceso dal cielo. Aveva semplicemente attraversato la strada e, aprendo quella porta, aveva aperto a Maya la porta di una nuova vita.
L'arrivo dei soccorsi portò via Maya in un vortice di gentilezza. In ospedale si presero cura di lei. Elio, dopo aver risposto a 1000 domande, si ritrovò solo, ma non era più solo un osservatore, era diventato parte della storia. Maya fu trasferita in una casa famiglia, un posto accogliente, pieno di colori. Per Maya, abituata al silenzio, fu uno shock, ma per la prima volta non era sola. C'erano regole, pasti caldi e adulti che si prendevano cura di lei. Elio ricevette una telefonata e il permesso di andarla a trovare. Il primo incontro fu un po' goffo. Si sedettero in una saletta e Elio non sapeva cosa dire. Allora tirò fuori un libro dalla borsa. Ho pensato che potesse piacerti, disse. Maya lo prese e per la prima volta alzò lo sguardo su di lui e gli fece un piccolo timido sorriso. Fu come vedere il sole dopo un temporale. Le sue visite diventarono un appuntamento fisso. Le portava libri, cioccolata e soprattutto la sua presenza. All'inizio parlavano poco. Il loro legame si costruiva sfogliando le pagine insieme. Elio le raccontava dei personaggi che vivevano nella sua libreria e Maya, piano piano, iniziò a raccontare di sé. Con il suo nuovo angelo custode al suo fianco, Maya ricominciò a fiorire, a sorridere, a giocare, a essere di nuovo una bambina. Passarono i mesi. La situazione di sua madre venne chiarita. Non era in grado di occuparsene e acconsentì all'affidamento. La casa famiglia era un porto sicuro, ma non era una vera casa. Maya aveva bisogno di una famiglia. Elio continuava ad andarla a trovare. Quelle visite erano diventate il centro della sua settimana. La sua vecchia libreria non gli sembrava più un rifugio, ma una prigione vuota. La sua vita, che credeva ormai finita, aveva trovato un nuovo centro, quella bambina coraggiosa. Un giorno, mentre la guardava disegnare, un pensiero folle e meraviglioso gli attraversò la mente. E se la sua famiglia potesse essere lui? Era un'idea spaventosa. Era anziano, solo, con un'attività che a malapena stava in piedi. Ma poi guardò di nuovo Maya, pensò ai suoi sorrisi timidi, ai suoi occhi che si illuminavano quando le leggeva una storia. Pensò alla sua casa vuota e capì. Non si salva qualcuno per poi lasciarlo andare. Salvare qualcuno significa restare. Con una determinazione che sorprese anche lui, si presentò ai servizi sociali e fece domanda per diventare il genitore affidatario di Maya. Il percorso fu lungo, complicato, pieno di controlli e domande, ma gli assistenti sociali videro un cuore enorme e un legame sincero, videro che la sua età non era un limite, ma una risorsa, e videro che la sua piccola libreria era il posto perfetto per far crescere una bambina. Finalmente, quasi un anno dopo aver spinto quella porta socchiusa, arrivò la notizia. Domanda approvata. Elio sarebbe diventato il papà affidatario di Maya. Quel giorno da lei non andò con un libro, ma con la promessa di un per sempre. È passato un altro anno. La libreria Mondi Sconosciuti è diversa. La vetrina brilla, l'insegna è stata ridipinta. Dentro c'è un angolo colorato pieno di cuscini e libri per bambini. Dietro il bancone Elio sistema dei volumi, ma non è solo. Su uno sgabello c'è Maya. Sta ridendo mentre attacca un suo disegno al muro. Non è più il fantasma che vagava per la città. È una bambina piena di vita, con gli occhi che brillano di felicità. Ora ha una casa, ha una famiglia, ha un futuro. Tutto perché un uomo ha scelto di guardare oltre la propria solitudine e di vedere quella di qualcun altro. A volte gli angeli custodi non hanno le ali. Hanno le mani ruvide di un libraio e il coraggio di non voltarsi dall'altra parte. La storia di Maya ed Elio ci insegna che la speranza si può nascondere tra le pagine di un vecchio libro o nel sorriso timido di una bambina e ci ricorda che, anche quando ci sentiamo completamente invisibili, c'è sempre la possibilità che qualcuno ci noti. Scrivimi nei commenti se anche tu hai un angelo custode che è arrivato nella tua vita o lascia un pensiero di speranza. A volte, condividere una luce aiuta a illuminare il cammino di qualcun altro. Se questa storia ti ha toccato e credi nel potere di un piccolo gesto, lascia un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere altre storie come questa. Sono Rossana e non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.